Ah, ci siamo, che meraviglia l'Andalusia! E senza tanti giri di parole andiamo subito alla scoperta di questi bellissimi luoghi. Si tratta di una comunità autonoma spagnola composta da 8 province: Almeria, Cadice, Cordova, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia. Le abbiamo visitate e siamo qui per mostrarvele e al tutto abbiamo aggiunto qualcosina che... non ve lo diciamo adesso, lo scoprirete più avanti. Quindi bando alle ciance, la prima tappa del nostro tour andaluso ci attende. Eccola, Malaga! E senza che lo sapessimo ci siamo ritrovati subito nel vivo della festa. Un'esplosione di gioia, colori, musica e voglia di ballare che dipinge perfettamente lo spirito malagueño. Ma cos'è questa festa? Si tratta dell'attesissima feria, ovvero fiera tradotto in italiano, che si tiene una volta l'anno e che nasce per commemorare l'annessione di Malaga alla Castiglia dopo che il re cattolico Ferdinando e la regina Isabella la conquistarono strappandola ai Mori il 19 agosto 1487. Pensate che la feria si celebra sin dal 1491 e si festeggia dalla mattina a notte fonda, di giorno in centro città, per poi spostarsi nel quartiere Real de Cortijo de Torres. Ma secondo noi è tempo per il primo pasto tipico, primo di una lunga serie, in terra andalusa, e quindi giù di insalatina di mare tiepida, paella di marisco e gamberi alla pil pil, che poi ho scoperto non essere veri gamberi alla pil pil, no, perché in realtà ci hanno servito un tegamino di olio bollente con dentro dei gamberi un po' tristi, nulla a che vedere col vero gambero alla pil pil. Ma va bene così, dai! Come ci piace sottolineare, la cultura è più bella a stomaco pieno, e siccome lo stomaco lo abbiamo riempito, è ora tempo di una pillola di cultura by Cice. Per la costruzione della cattedrale di Malaga sono stati chiamati 5 architetti e il progetto iniziale era quello di costruire una cattedrale ex novo, proprio da zero. Invece alla fine questi 5 architetti hanno deciso di ricostruire la cattedrale sulla moschea che c'era. Proprio adiacente la cattedrale c'è il palazzo episcopale di color rosso. Camminando ci siamo allontanati dalla frenesia della feria per cercare un po' di calma e tranquillità. Come vi abbiamo detto, la feria di sera non si ferma, ma si sposta. E noi, secondo voi, ma che ce la facciamo scappare? Essendo oggi l'ultimo giorno della feria, il 9° giorno di 9, Malaga, e quindi andiamo a divertirci. Io non so come si possa definire questo posto. Vabbè, insomma, la Licia ha preso l'insalata mista, lì c'è un po' di camon, 2 patate e io lo stinco. E non è niente di che. Dopo aver comprato i churros terribili, cioè roba che io sono corso al primo bidone e li ho sputati, li abbiamo ripiegato su una crepe fatta al momento col dulce de leche. Sì. No, anche questo! E se sa di latte. Se il dolce potesse essere più dolce del dolce. Amici, diciamo che forse ci aspettavamo di più dalla versione serale della feria. Abbiamo trovato decisamente più autentica l'atmosfera del centro città. Ma va bene così perché siccome si è fatta una certa e siccome domani salteremo presto in macchina per visitare la bellezza di ben 3 location diverse, è giunta l'ora di andare a dormire. Buongiorno! Buongiorno! A bordo della nostra Nissan Micra. No, non è nostra, l'abbiamo presa a noleggio. O l'abbiamo rubata? No. Inizia ufficialmente il tour dell'Andalusia, poi ovviamente noi riconcludiamo il tour tornando a Malaga, direzione lo stretto di Gibilterra.
guida questa macchina? Con le mani e con i piedi. Ma perché non fare un salto in Gibilterra? Una lingua di terra di 6.800 km², territorio d'oltremare del Regno Unito, ma rivendicato dalla Spagna, che, proprio per questo, è inserito nella lista delle Nazioni Unite dei territori non autonomi. Viene considerata dal governo spagnolo una vera e propria colonia in territorio europeo, l'ultima esistente. Solo dal 2021 fa parte dello spazio Schengen, quindi è possibile transitare tranquillamente, ma al confine è richiesto il controllo dei documenti e talvolta l'ispezione del veicolo. Siamo a Europa Point, che è il punto dell'Europa più vicino all'Africa. Ecco l'Africa. Si parla inglese, ma anche spagnolo e llanito, un dialetto creolo, ma non è troppo difficile trovare chi parli italiano. Questo perché nel XVI secolo qui si insediò una comunità genovese dedita ad attività commerciali e pesca d'altura, e che, ancora ai primi del Settecento, costituiva quasi la metà della popolazione. Non manca comunque l'influenza araba, arabi che, infatti, nel 711 conquistarono Gibilterra grazie al generale berbero Tariq ibn Ziyad, dal cui nome ha avuto appunto origine il termine Gibilterra. Fu il condottiero a comprenderne per primo l'importanza strategica ai fini della conquista della penisola iberica. Una domanda da farvi: voi sapete se, ma forse sì, qualcuno ha mai fatto a nuoto questo tratto? Ma te lo dico io, cara Alice, ho fatto i compiti. Lo stretto di Gibilterra è stato attraversato a nuoto molte volte, sia dalla Spagna al Marocco che viceversa. Secondo l'ACNEG, l'associazione di nuoto dello stretto di Gibilterra, ad oggi sono stati 424 i nuotatori che hanno coperto la distanza da capo a capo. E se non ci credi che siamo in territorio inglese? Cos'altro se non la cabina telefonica rossa per garantirvi che siamo in territorio inglese. No, comunque qua è molto buffo perché tipo le strade si chiamano Main Street, Trafalgar Square. Mantieni la destra per restare su Trafalgar Road, poi svolta a destra e prendi Main Street. Allora, vedete questa insegna? Che cosa significa? Allora, Gibilterra possiede un aeroporto. La cosa divertente di questo aeroporto è che la pista di atterraggio, che è questa, sulla quale mi sono appena fermato e non so se esatto, praticamente la pista di atterraggio, una parte della pista è la strada stessa per entrare e uscire da Gibilterra. Quindi se siete sfortunati, perpendicolarmente alla strada, l'arteria, proprio l'unica arteria della cosa. se siete sfortunati e un aereo deve decollare o atterrare, chiudono la strada e dovete aspettare che la riaprano. Eccolo, arriva la polizia. Ci avrebbe detto di levarci dalle balle sicuramente. Bene, è tempo di rimettersi in marcia perché ad attenderci ci sono ben 2 città e non vediamo l'ora di visitarle. Siamo arrivati a Cadice, ridente cittadina sulla costa. Parcheggio un po' un delirio perché oggi è domenica, siamo a fine agosto, alta stagione. Dopo ci facciamo il bagnetto. Dopo ci facciamo il bagnetto. Sì, assolutamente sì. Cadice è una città sul mare, quindi oggi effettivamente ci sono un sacco di bagnanti, ma è anche una città veramente molto antica, 3000 anni di storia. Perché? Perché la sua posizione tra i due mari l'ha resa un porto molto importante. Tra il XVII e il XVIII secolo in particolare il porto di Cadice era l'unico porto autorizzato a trattare con l'America, e quindi è una città oggi turistica, per carità, balneare, ma molto antica. Purtroppo la nostra visita a Cadice ha preso una piega poco piacevole. Sì, perché dopo aver fatto un giretto per il pittoresco centro storico abbiamo deciso di farci un tuffetto in mare e insomma, per farla breve, sono scivolato dagli scogli e mi sono procurato un bel taglio alla mano. Tra l'altro ho una foto del taglio, ma la devo censurare perché temo che YouTube non apprezzerebbe. Comunque, dei local che erano lì in spiaggia mi hanno aiutato come hanno potuto con dei fazzoletti, ma ho dovuto cercare una farmacia di turno aperta e abbiamo perso parecchio tempo. Ma a dirla tutta è andata bene così. Poteva andare molto peggio.
Comunque questo non ci ha di certo fermati. Siamo saltati in macchina, in ritardo sulla tabella di marcia, e in appena una mezz'oretta siamo arrivati a Jerez de la Frontera. Questo comune è davvero molto carino, si trova nella provincia di Cadice, quindi se passaste per queste zone, fateci un salto. Gran parte del suo centro storico è bene di interesse culturale con la denominazione di congiunto storico, Casco Antiguo de Jerez de la Frontera, ovvero una forma giuridica a tutela del patrimonio culturale spagnolo. E poi Jerez è conosciuta nel mondo per lo sherry, da provare, ed è ubicata in una zona fertile per l'agricoltura e l'allevamento. Infatti vi assicuriamo che si mangia bene. E a proposito di mangiare, è giunta l'ora di cena. Abbiamo ordinato e la prima portata è un polpettone di carne locale cotto con lo sherry, che è un vino liquoroso assolutamente tipico della zona. E Jerez della Frontera Sì, è famosa per 3 cose: lo sherry, il flamenco e le feste. Dopo assaggeremo infatti anche lo sherry. a me piace tantissimo. Ha un gusto deciso, buono, buonissimo. Hanno avuto successo le polpettone. Vediamo se avrà lo stesso successo Questo polpo. il polpo. Polpo arrosto con patate, paprika e insalata di wakame. Buono. Allora, è fatta sul momento, non è Bene. riscaldata. Non è buona come quelli che mangiavamo a Valencia. Jerez de la Frontera sorprendente. Molto bella, molto molto bella. Poi in notturna romanticissima. Sì. Vero? Romanticissima, a parte la strada che stiamo attraversando adesso che è terribile. Perché stiamo andando alla macchina, che ora andiamo a Siviglia Ora a dormire, sì. a dormire, andiamo a Siviglia Sì. a dormire perché sono è l'1 di notte, ci aspetta un'oretta di viaggio. Esatto, meno male che l'albergo ha la reception H24. Mi raccomando, quando programmate un viaggio pensate anche a questo. Buonanotte. Buonanotte. Sveglia presto e visita della cattedrale di Siviglia con il suo bellissimo campanile che si chiama La Giralda, una torre di 90 metri che era il vecchio minareto della moschea che sorgeva qui. Questo cortile con queste piante di aranci è praticamente quello che rimane della vecchia moschea. Siccome tutta l'Andalusia ha subito l'invasione e il governo degli arabi, è molto diffuso nelle città dell'Andalusia appunto trovare sia l'Alcazar, che era la vecchia residenza dei califi o dei governatori appunto arabi, e trovare o delle moschee convertite in chiese e cattedrali, oppure come in questo caso a Siviglia trovare una cattedrale vera e propria appunto con l'architettura nostra costruita su una vecchia moschea. Quello che rimane della vecchia moschea in questo caso a Siviglia è solo questo cortile, il resto è stato tutto completamente ricostruito. Molto bene, e da qui proseguo io. La cattedrale di Siviglia, o cattedrale di Santa Maria della Sede, è uno dei principali esempi di architettura gotica in Europa ed una delle cattedrali gotiche più grandi del mondo. La sua costruzione è datata 1401 e venne consacrata nel 1507. Patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1987 ed ospita qualcosa su cui non possiamo non soffermarci. È la cappella maggiore nella navata centrale, subito dopo il transetto, chiusa da 3 traverse e da una magnifica pala d'altare, la più grande del mondo cristiano. Sono senza parole. Quest'opera alta quasi 28 metri fu progettata dallo scultore fiammingo d'Ancar alla fine del XV secolo. Con più di 40 rilievi e 200 sculture è conosciuta come la Bibbia d'oro e la sua iconografia copre la vita di Cristo e della Vergine, scene dell'Antico e del Nuovo Testamento e riferimenti a fonti pagane come i Vangeli apocrifi. La cattedrale è anche il luogo in cui riposa Cristoforo Colombo. L'imponenza e la ricchezza artistica della cattedrale di Santa Maria della Sede la rendono un luogo imperdibile, ma ora è tempo di chiedervi scusa. Perché? Perché qui ho dato la telecamera in mano ad Alice affinché potesse filmare gli interni della chiesa del Salvatore. E quindi buon mal di mare a tutti.
Posso però nel frattempo raccontarvi qualcosa su questo edificio. È la chiesa più grande della città, seconda solo la cattedrale, ed è un capolavoro barocco. Il sito dell'attuale chiesa era già occupato dalla moschea di Ibn Abbas, la maggiore di Siviglia, costruita tra l'829 e l'830. Moschea che, a sua volta, era stata costruita sulla base di precedenti edifici di epoca romana e visigota. Un minareto venne poi aggiunto attorno al 1079, come notato sull'epigrafe del vestibolo della chiesa. Quando nel 1248 i cristiani riconquistarono la città di Siviglia, la moschea venne trasformata in collegiata e progressivamente adattata al culto cattolico. Facciamo un salto in avanti ed arriviamo al 1661, quando a causa delle cattive condizioni delle strutture architettoniche l'edificio venne parzialmente demolito e poi ricostruito a partire dal 1674. Ma neanche 5 anni dopo un crollo risparmiò solamente le pareti dell'edificio. Tutti gli elementi relativi all'Islam vennero rimossi, venne aggiunta una cella campanaria al preesistente minareto e secondo i piani dell'architetto Francisco Gómez Septién, la chiesa ricevette in gran parte la sua forma attuale. E se nessuno ha bisogno di Xamamino Travelgum, proseguiamo. Siamo nella Real Alcázar di Siviglia, patrimonio UNESCO e versione rimpicciolita, più piccola dell'Alhambra. Palazzo molto affascinante e misterioso, viene costruito nel 913 dai governatori cordoviani di Siviglia, viene trasformato nel corso degli anni e quindi da fortezza diventa un vero e proprio palazzo, fino a che appunto i governatori musulmani lo trasformano. Infatti, come potete vedere, qui l'architettura è moresca musulmana. Facciamo un giretto? E dunque costruito nell'VIII secolo, laddove un tempo si trovavano le rovine di una fortificazione di epoca romana, nel corso dei secoli la struttura dell'edificio venne ampliata svariate volte. Non sto qui a tediarvi e a raccontarvi tutte le modifiche che ha subito, ma quelle volute da Carlo V meritano di essere citate, perché fu lui a voler implementare lo stile gotico in contrapposizione alle forme islamiche. È il palazzo reale ancora in uso più antico d'Europa. Wow! Perché viene ancora utilizzato dalla famiglia reale, ovviamente alcune stanze, come palazzo reale. Bello. Pensate che è gratis sta guida. Hai visto? Il complesso dell'Alcázar è molto bello e in un paio d'ore è possibile visitarlo tutto. È composto da varie sezioni. Abbiamo l'ingresso, detto Porta dei Leoni, un reperto che risale alla nascita della struttura. La casa del contraente, datata 1503 e voluta come luogo d'incontro per le discussioni commerciali. Il palazzo di Pietro I, che sfoggia una certa opulenza e un'architettura mudéjar con caratteristiche sia moresche che cristiane. Il cortile o patio delle fanciulle, il cui nome è dovuto dalla leggenda che voleva che i Mori usassero chiedere 100 vergini dalle loro colonie come forma di tributo ai governatori stranieri. Il salone degli ambasciatori, che si presenta con la sua splendida cupola dorata e dove si svolsero le nozze di Carlo I e Isabella di Portogallo nel 1526. Il patio delle bambole, ispirato all'architettura granadina e voluto dalla regina Isabella II. Le terme di Maria de Padilla, che fu l'amante di Pietro di Castiglia, inizialmente usate come piscina e successivamente utilizzate come serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana. Gli ampissimi giardini, caratterizzati da una grande varietà di piante e alberi, che una volta servivano anche da collegamento tra le cucine e i frutteti. La Galleria del Grutesco, progettata nel XVI secolo e realizzata con pietre vulcaniche, dimostra come la volontà di reinventare un vecchio muro moresco possa portare a risultati sbalorditivi. Infine gli appartamenti reali, situati al primo piano divisi in 11 stanze, la sezione più opulenta, lussuosa e regale del palazzo. Tutto molto bello, ma è ora tempo di lasciare la parola ad Alice.
Ad una delle estremità del parco di Maria Luisa ci ritroviamo in Plaza de España, questa bellissima piazza che abbraccia con il suo diametro i visitatori. Bellissima, ha un piccolo laghetto con 4 ponticelli che rappresentano i 4 antichi regni della Spagna. Le panchine sono rivestite con maioliche dell'Andalusia e il porticato che ora andremo a visitare ha un rivestimento stupendo. Le 2 torri si vedono da tutta la città di Siviglia, che dire, bellissima. Dunque, dopo un bel giretto in centro è giunto il momento di mettere qualcosa sotto i denti. Questo è salmorejo, che è una crema di pomodoro, aglio, olio d'oliva e mi sfugge qualcosa. Peperone. È simile al gazpacho senza essere gazpacho. Buono. È proprio buono. Questo invece che cos'è? È una tapas che in questo ristorante ha vinto il primo premio come miglior tapas, non so quale anno. La Tapas Week di Siviglia. Quindi il concorso che dura una settimana. Partecipano credo dei ristoranti che si candidano per Contendersi il titolo di miglior tapas. Avocado, pomodoro. tartar di salmone, buono. Allora è piccante. Avocado, un sacco di peperoncino. E questo è tipo Una focaccetta. ma croccante. dolce, però è dolce, c'ha lo zucchero. Caspita. Va assaggiato tutto insieme. Caspita. È particolarissimo. Buono però. No, le papille gustative impazzite. Crocchette di funghi, panate fritti. Il fritto, ragazzi. Buono tutto. Dimmi cosa non è buono di fritto. Sono tapas, sono tutto mini burger. Ah, ecco perché mi stavo domandando. Pensavo un appetito mini, un hamburger mini. No, l'appetito è sempre grande. Appetito maxi. Guardate che carina che è la città in notturna. Ma le lancette corrono ed è tempo di lasciarci andare tra le braccia di Morfeo e così l'indomani mattina salutiamo la bella Siviglia, e già perché il nostro tour prosegue, e ci dirigiamo verso la prima di 2 tappe che abbiamo segnato sulla nostra tabella di marcia, Cordova.